Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con l'ibrida secondo BMW. Beh ragazzi, per me è sempre un enorme piacere sedermi al volante di una BMW. Non è una M, non ha un motore con una cilindrata gigantesca, eppure per me la BMW i8 ha un suo perché. Ho avuto l'occasione di provarla diversi anni fa quando era un prodotto nuovo e fresco sul mercato e a distanza di qualche anno ho deciso di riprovarla, sia perché all'epoca avevo fatto la recensione in inglese, ma anche perché a distanza di anni voglio capire se ad oggi l'i8 risulta essere una macchina ancora moderna, competitiva e soprattutto interessante, perché nel corso degli anni è una macchina che si è svalutata parecchio. Basti pensare che da nuova di listino veniva 150.000 euro più optional e ad oggi i prezzi di mercato partono all'incirca da 60.000 euro a salire. L'esemplare che sto guidando oggi appartiene agli amici di Brocard Milano e l'esemplare che sto guidando in vendita, quindi se siete interessati nella descrizione il link qua sotto potete trovare il link all'inserzione. Tra l'altro la produzione della i8 è terminata da poco perché gli ultimi esemplari sono usciti dalla linea di produzione ad aprile 2020, quindi ad oggi non è più possibile comprarla nuova. Se la volete dovete per forza comprare un esemplare usato. Questa macchina qui è un 2015, ha appena 16.000 km, è una macchina fresca, tenuta bene e devo dire che pur essendo una macchina che ha una linea che ha già più di 6 anni, voi non lo direste, anzi ha una linea che è tuttora moderna, nonché futurista. Guardarla sembra una navicella spaziale, infatti c'ha un look così futuristico che non è invecchiato per niente. Dopo tutti questi anni la cosa positiva è che l'i8 a mio avviso sul mercato non ha delle vere e proprie rivali. Già quando fu commercializzata nel 2014 era una macchina piuttosto avveniristica, tecnologica, con contenuti che si trovavano solamente su hypercar e macchine decisamente più costose, basti pensare alla cellula costruita interamente in fibra di carbonio. O molto più interessante il sistema ibrido, perché questa macchina ha un piccolo motore termico che è un 1.500 turbo 3 cilindri di derivazione mini, tutto ciò abbinato ad un sistema ibrido piuttosto interessante a mio avviso. La i8 per me ha un'impostazione più da GT che da vera e propria sportiva. Ciò nonostante è una macchina che riesce a regalare sia performance che grandi soddisfazioni. Attualmente stiamo guidando in modalità comfort. Questa per me è una sorta di sportiva che si può utilizzare anche come macchina da tutti i giorni, perché adesso in modalità comfort risulta essere piuttosto confortevole, silenziosa, il volante è molto morbido. Se non volete la classica 911, per me questa può essere una buona alternativa se non avete troppe pretese dal punto di vista delle performance pure. E adesso ve ne spiego perché. Infatti mettiamo modalità sport, cambiata manuale, potete immediatamente avvertire che non solo si sveglia il motore endotermico ma anche l'impianto audio. Perché la peculiarità della i8 è che, sentite, tutto questo sound non proviene dal vanomotore ma dalle casse. Ormai è un vizio che è diventato sempre più diffuso nel corso degli anni. Posso concepire questo sistema sulla i8 perché obiettivamente da un piccolo motore 3 cilindri di derivazione mini e se gli fai lo scarico non puoi pretendere chissà cosa dal punto di vista del sound, quindi amplificarlo attraverso le casse ci sta. Forse devo dire che i tecnici di BMW hanno un po' esagerato perché il sound riprodotto dalle casse è molto forte e tende ad essere piuttosto palese. Tutto sommato una cosa che posso accettare su questa macchina non lo accetto assolutamente su tutto il resto della gamma M, perché tutte le M attualmente in listino hanno lo stesso sistema, che è un po' meno rumoroso, però purtroppo una volta che ci fate l'orecchio tendete sempre a capirlo che quel sound che arriva da dentro è più finto che vero.
L'accoppiata di piccolo motore termico insieme ad un sistema ibrido rende le prestazioni dell'i8 piuttosto interessanti, perché complessivamente la potenza si assesta a 362 cavalli e 570 Nm3. Comunque ogni volta che schiacciate l'accelerazione e la ripresa non mancano. 0 a 100 ci impiega appena 4 secondi e 4 e la velocità massima è limitata a 250 km/h. Da dentro dà l'idea di fare un baccano tremendo, ma in realtà se vi mettete fuori e aspettate di vederla che vi sfreccia davanti a tutta velocità, non fa rumore. Questo percorso pieno di curve si muove molto bene l'i8. Mi piace il fatto che grazie al sistema elettrico ogni volta che schiaccio sul pedale del gas ho sempre un'ottima accelerazione e spinta che mi tiene incollato al sedile. Il motore endotermico è abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti, un po' vecchiotto per gli attuali standard di BMW, considerando che questa macchina è uscita di produzione un paio di mesi fa, però si muove piuttosto egregiamente. Buoni gli inserimenti, magari in scalata sentite che il cambio esita un attimo, però complessivamente, considerando che è una macchina nata nel 2014, per gli standard attuali si muove ancora molto bene. Una macchina che ha una forte presenza sulla strada. Ogni volta che la guidate, anche se è una macchina che non si fa sentire, si fa notare veramente tanto, specialmente quando alzate le portiere. Praticamente è un cinema, tutti vi guardano e si girano per forza per dare un'occhiata. E pur essendo una macchina grossa, con un sistema ibrido, tutto sommato non è così pesante, perché il peso a vuoto dichiarato è di 1490 kg e la cosa che mi piace è che il peso è distribuito perfettamente, 50% sull'anteriore e 50% sul posteriore. Non ho neanche bisogno di tirare il collo al motore fino al limitatore, perché come già detto qui il sistema ibrido offre tanta potenza che devi neanche strapazzare il motore termico. Adesso che siamo in un centro abitato premo il bottone eDrive, il motore termico si spegne immediatamente e adesso stiamo viaggiando in modalità completamente elettrica. Con una carica completa l'i8 si può muovere in modalità elettrica fino a 37 km. Complessivamente la trovo essere una GT molto interessante, perché ad oggi ha ancora tanta tecnologia, tanti contenuti da offrire, non penso che abbia delle vere e proprie rivali. Da nuova il prezzo di listino così impegnativo rendeva una macchina piuttosto difficile, spende più di 150.000 euro per poi trovarsi un piccolo 1.500, certo magari ci pensavi due volte, però il cliente tipo di questa macchina si innamora dell'i8 per la sua tecnologia, perché anche se è una macchina che è già vecchia di 6 anni, comunque sia la tecnologia si muove molto velocemente, così come il mercato, trova essere una macchina ancora molto valida. E usata a queste cifre ha un suo perché. Una cosa che mi dispiace molto è che vedo l'i8 come un progetto un po' mancato. Secondo me questa qui è una macchina che avrebbe potuto avere molto più successo se BMW si fosse sforzata a creare versioni ancora più spinte e pepate, perché questa macchina qui dal 2014 al 2020 ha subito solamente un piccolo restyling, portando la potenza a 374 cavalli. Sarebbe stato molto interessante se BMW avesse proposto una versione veramente pepata e spinta, creando una sorta di i8M. Immaginate, BMW ha creato un capolavoro dall'M2 all'M2 Competition, montando un altro motore ancora più grosso e spinto. Immaginatevi un i8M con il sistema ibrido e il motore endotermico 6 cilindri linea biturbo. Oh ragazzi, avrebbero potuto potenzialmente creare una vera e propria arma da guerra. Non dico che questa è lenta, anzi si muove molto bene, però le M sono tutta un'altra storia. Anni fa, quando ho avuto questa macchina per un weekend intero, mi sono un po' accorto dei limiti nella guida estrema, perché dopo un po' che stavo tirando su un passo di montagna si sono accese tutte le luci sul quadro strumenti, chiedendomi gentilmente di andare un po' più piano al fine di poter raffreddare il pacco batteria. Per come la vedo io, BMW ha voluto creare un mix tra sportiva da utilizzare tutti i giorni e Gran Turismo, con un'impronta sportiva e un livello di tecnologia veramente incredibile. Secondo me sarebbe molto interessante vedere in futuro un prodotto del reparto M con un sistema ibrido simile, perché il potenziale è enorme.
distanza di anni devo dirvi che mi è piaciuto tornare al volante dell'i8 e farmi un bel giretto in questa strada per schiacciare un po' sul pedale del gas, e ho potuto constatare che questa macchina è riuscita a rimanere al passo coi tempi, perché tecnologicamente parlando non la trovo invecchiata per nulla, e trovo anche interessante che dopo tutti questi anni nessuna casa automobilistica è andata a creare un prodotto per mettersi in competizione con questa macchina. Io ringrazio nuovamente i ragazzi di Brucar Milano per avermela concessa questo test drive. Nella descrizione del video qua sotto trovate il link per l'inserzione. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!